Amiche e amici di Pipi Online, benvenuti a questo nuovo video. Oggi parleremo dei tabacchi che caratterizzano le nostre miscele. Noi li possiamo racchiudere in 3 macro categorie: aromatizzati, naturali ed English mixture. Tutte queste macro categorie racchiudono una serie di tabacchi che sono il Virginia, il Kentucky, il Barley, gli orientali o i cosiddetti levantini, nel quale poi possiamo asseverare anche il Latakia. E nota a parte, per quanto riguarda i tabacchi, il Cavendish. Il Cavendish, che non è un tabacco vero e proprio, ma già è un blend. Infatti è un insieme di Virginia, Barley e orientali per quanto riguarda il Cavendish chiaro, mentre con l'aggiunta di Kentucky parliamo di Cavendish Black. Quando noi andiamo a parlare di tabacchi aromatizzati, l'insieme di questi blend con Virginia, Barley o lo stesso Cavendish vengono aggiunte delle sostanze, addizionate delle sostanze che danno questi aromi che possono essere al whisky o floreali o di frutto o quant'altro. Quando invece poi andiamo a parlare di tabacchi naturali, in questo caso non c'è nessuna tipologia di questa aggiunta. Ultimamente spesso sento anche parlare, quando vengono dei clienti, che ci parlano di tabacchi naturali intesi anche come monorigine, quindi intendono parlare di un tabacco tipo il Virginia oppure del Kentucky, che è presente in confezioni dei nostri tabacchi italiani tipici, il forte o il comune. Per quanto riguarda invece l'English mixture, è un blend costituito da Virginia, orientali e Latakia. Adesso ultimamente, negli ultimi anni, ma già da parecchio, c'è anche l'aggiunta alcune volte del Cavendish, oppure di aggiunta anche in questo caso di note aromatizzanti che poi vengono riportate nelle confezioni. Che cosa succede? Che spesso il fumatore si approccia, soprattutto nelle prime volte che inizia a fumare, si approccia ai tabacchi per consiglio o anche per quello che ha percepito in fase di fumata di un'altra persona a lui vicina, e il gusto quasi sempre viene a essere modificato. Spesso infatti si approcciano sui tabacchi aromatizzati perché si è percepito un aroma, un gusto che uno ha percepito durante la fumata di un amico o ha sentito qualcuno che fumava la pipa, e a viceversa a volte è un po' ostico nell'avvicinarsi a quelle che sono le English mixture, perché il gusto nell'ambiente è molto più pregnante. I gusti in percezione in fase di degustazione, in fase di fumata di questi tabacchi, come anche per i naturali, sono del tutto differenti da quello che poi può percepire una persona all'esterno. Quindi il consiglio che do sempre è quello di spaziare tra tutti e 3 le tipologie di tabacco e scegliere poi quelle che sono le miscele o i blend differenti tra un tabacco e l'altro. Questo per aumentare sia quella che è la propria cambusa e anche per sperimentare e per iniziare a degustare una serie di tabacchi differenti. È normale che poi con il tempo ognuno sceglierà una di queste 3 vie. Molte volte mi chiedono quali sono i tabacchi che io prediligo, ma il fatto che io fumi più una tipologia di tabacco che un altro non vuol dire che questo sia migliore o peggiore di un altro. Ognuno poi nel suo percorso di fumatore sceglierà e troverà quelle che sono le proprie miscele. Nella fase iniziale quello che consiglio sempre è quello di sperimentare un maggior numero di tabacchi, anche diversi tra di loro, e soprattutto anche riprovare tabacchi che nel tempo o in tempo passato non erano piaciuti, perché una cosa che dico sempre: il gusto poi si affina nel corso degli anni o si modifica, per cui quello che poteva piacere oggi domani non piace più, e quello che non piaceva un tempo domani sarà molto più apprezzato. Con questo ho concluso, e non dimenticate, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e continuate a seguirci sulle nostre pagine social. Un saluto da Fabio da Pipi Online. Ciao!